Rendere l'intelligenza artificiale distribuita e in rete. Ne parliamo con Giovanni Perin dell'Università di Padova. Ciao Giovanni e grazie di essere qui. Ciao a tutti. Un'altra challenge abbiamo già parlato del distribuire la potenza di calcolo sulla rete. Non capisco se anche questa è correlata in qualche maniera a questo concetto. Assolutamente è correlata. Ciò che facciamo di solito tradizionalmente è che, gli algoritmi di machine learning di cui noi chiediamo il calcolo, vanno a richiederlo in dei server che sono di solito in posti remoti e che sono centralizzati. Questo però ha un problema, che è dato che c'è una lunga distanza per raggiungere questi server, anche il tempo di latenza è molto alto. E quello che vogliamo fare è appunto spostare questi server e distribuirli in città in modo tale che sia più veloce accedere a livello computazionale e quindi fornire dei servizi migliori e più veloci agli utenti. Cioè, mi viene in mente un po' quello che fa Netflix, no, che in accordo con gli operatori telefonici mette una copia delle serie televisive, dei film più visti nella rete degli operatori telefonici vicino all'utente finale e così, se capisco bene anche nella vostra idea, l'elaborazione in questo caso di modelli di intelligenza artificiale sarebbe vicino all'utilizzatore finale praticamente. Sì, è esattamente lo stesso concetto. Lì parliamo di video streaming, qua parliamo di modelli di intelligenza artificiale. E in questo caso immagino che i vantaggi per il cliente finale siano una minore latenza e c'è anche qualcos'altro che mi sfugge. Sì, in realtà il vantaggio per il cliente finale è per l'appunto una migliore latenza e anche abbiamo la challenge di mantenere elevata la performance del modello di intelligenza artificiale, perché finché viene eseguito completamente in modo centralizzato è tutto facile e semplice, ma quando invece viene eseguito in maniera distribuita, lì ci sono, diciamo, delle sfide ingegneristiche che devono essere affrontate per mantenere la performance del modello. Ma c'è anche uno secondo vantaggio, che è nel tenere i modelli di intelligenza artificiale nella rete, siamo in grado anche di andare ad ottimizzare tutti i processi della rete per il miglioramento delle telecomunicazioni in generale. Perché quindi non tutta l'elaborazione avviene, diciamo, vicino all'utente finale, ma è, come appunto dicevi, distribuita tra lì e tutti i livelli successivi e precedenti? Assolutamente. Quello che abbiamo oggi è che soltanto una piccola parte dell'intelligenza artificiale va nei nostri smartphone, una piccola parte nella rete edge, che è quella di primo livello più vicina all'utente, ma poi anche nella metro e nella core network, fino anche ai posti più remoti. E quello che si cerca di fare è appunto di spostare tutta l'intelligenza oppure perlomeno insomma gran parte di essa più vicino possibile all'utente, in modo tale da percorrere il minor spazio e tempo possibile per raggiungere questa intelligenza artificiale. E ci sono già, modelli, servizi che avete in mente per questo tipo di distribuzione di intelligenza artificiale o pensate a un'applicazione, diciamo, su vasta scala, nel senso non specifica per un uso particolare? Beh, assolutamente sì. Le applicazioni possono andare dal miglioramento della rete di telefonia per i nostri smartphone, ma anche al sensing ambientale e anche umano, perché i dispositivi di telecomunicazioni del futuro faranno anche sensing, ehm, insieme alle comunicazioni e raccoglieranno anche un sacco di dati. Di questi dati dobbiamo, o perlomeno possiamo, farne qualcosa. E farne qualcosa possiamo farlo in maniera distribuita e collaborativa tra tutti i dispositivi che appartengono alla rete. E per fare questo ciascun dispositivo andrà a fare una piccola parte della computazione, che poi verranno messe insieme per creare un modello globale più efficiente e con dei dati più completi. Mh-mh. E in questo contesto a qual è la ricerca a cui ti stai dedicando? Io mi dedico principalmente allo sviluppo di algoritmi per la gestione delle risorse dei dispositivi che partecipano al training di questi modelli di intelligenza artificiale, e lo faccio cercando di mantenere, tramite dei vincoli, delle richieste di qualità del servizio dell'utente, quindi in termini di latenza e di performance del modello, ma andando ad ottimizzare in realtà l'impatto energetico che hanno questi dispositivi durante il training dei modelli di intelligenza artificiale.
Nello specifico vado a considerare anche l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio i pannelli fotovoltaici, e cerchiamo quindi di ridurre al minimo possibile l'impatto ecologico dell'infrastruttura di rete. Giusto per farvi un esempio, intanto dovete essere consapevoli che l'ICT oggi consuma il 14% dell'energia a livello globale, e questo è abbastanza impressionante. Ma giustamente, tornando al tuo esempio di Netflix di prima, adesso se noi vogliamo guardare un video in HD per 10 minuti, c'è lo stesso consumo energetico che viene utilizzato per il forno della vostra cucina per 5 minuti. Ovviamente questo consumo energetico non è nel vostro telefono, ma è da qualche parte nella rete di telecomunicazioni. Noi vogliamo andare appunto ad ottimizzare questi processi. Chiarissimo. Grazie mille a Giovanni Perin dell'Università di Padova. Grazie a voi.